Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video di Italiano in Tasca. Io sono Alice e oggi daremo il benvenuto al nuovo anno studiando insieme i saluti in italiano. Innanzitutto tanti auguri di felice anno nuovo a tutti quanti, benvenuti in questo 2021 che sarà carico di nuovi video, nuovi argomenti e nuove opportunità per imparare insieme la lingua italiana. In italiano esistono moltissime espressioni per salutare, sia quando si arriva che quando si va via. Ma c'è una parola che rimane sempre universale ed è la parola ciao. In italiano ciao traduce sia un saluto di arrivo che un saluto di congedo. Per esempio, come si traduce hello? Ciao. Goodbye? Ciao. Hola? Ciao. Adios? Ciao. Salut? Ciao. Au revoir? Ciao. In italiano ciao può essere utilizzato senza problemi da chiunque in qualsiasi momento della giornata, sia quando si incontra qualcuno che quando lo si deve salutare per andarsene. Ovviamente ciao rimane un'espressione abbastanza informale. La possiamo usare anche con persone che non conosciamo, purché le incontriamo in contesti informali. Per esempio, io mi incontro con una amica e andiamo insieme a bere un caffè. Quando la incontro e la vedo, le dirò ciao. Lei è venuta insieme ad un'altra amica che io non conosco. In quel caso però saluterò con la parola ciao anche questa ragazza che non conosco, perché mi trovo in un contesto informale, mi trovo con persone della mia età e una di queste effettivamente la conosco. Se invece incontrassi qualcuno che non conosco e lo dovessi salutare, utilizzerei un'espressione un po' più formale che dà l'idea di un po' più di distacco. Per esempio la parola salve. Salve è un'alternativa molto comune alla parola ciao, che viene utilizzata quando si incontra qualcuno che non si conosce troppo bene o con il quale vogliamo comunque mantenere una certa distanza. Per esempio, potrebbe essere anche il genitore di una mia amica che magari non conosco o ho visto poche volte. Cercherei di non rivolgermi con un ciao, utilizzerei più volentieri la parola salve per mostrare un certo tipo di rispetto e formalità nei suoi confronti. Perciò ciao universale, utilizzato in qualsiasi momento del giorno e con qualsiasi persona, ma rimane in un contesto informale. Salve, una buona alternativa a ciao quando ci troviamo in una situazione più formale o con persone che non conosciamo molto bene. Esistono poi altri 3 modi di salutare in italiano nel momento in cui si incontra qualcuno. Queste espressioni sono buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Queste 3 espressioni vengono utilizzate in momenti diversi della giornata. Tutti e 3 questi saluti possono essere utilizzati sia in situazioni informali che in situazioni formali. Quindi le possiamo utilizzare sia quando incontriamo degli amici, sia quando incontriamo persone sconosciute. Buongiorno viene utilizzato al mattino, solitamente fino a mezzogiorno. Buon pomeriggio viene utilizzato il pomeriggio, quindi da mezzogiorno fino a circa quando il sole tramonta in inverno, le 5 del pomeriggio, le 5 e mezza più o meno. Buonasera invece si utilizza la sera. Facciamo moltissima attenzione a non confondere il saluto buonasera con il saluto buonanotte.
Buonanotte è un modo di congedarsi e basta nel momento in cui la persona con la quale parliamo se ne sta andando a dormire. Non lo si può dire a qualcuno alle 6 del pomeriggio perché se ne sta andando, perché probabilmente non andrà a dormire. Lo si dice soltanto quando chiudiamo una conversazione con una persona e sappiamo che di lì a poco se ne andrà a letto. Buonasera invece è un saluto che si può dire quando incontriamo qualcuno ed è tardi, è quindi sera, è buio in pratica. A quel punto incontriamo una persona, fuori è buio, sono le 6 del pomeriggio passate e le diciamo buonasera. Quando invece ce ne stiamo andando e vogliamo congedarci da qualcuno, invece che dirgli buongiorno, diremo buona giornata, cioè auguriamo a quella persona di passare una buona giornata, se la incontriamo quando è giorno. Se invece la incontrassimo più tardi, allora le augureremo buona serata. Quindi ci siamo resi conto che la giornata è ormai al termine, è inutile augurarle buona giornata, augureremo buona serata. Esiste poi un altro saluto di congedo comunissimo che è arrivederci. Significa ci rivedremo prossimamente. Arrivederci è un'alternativa un po' più formale al ciao. Come abbiamo detto prima, ciao può essere utilizzato in qualsiasi momento. Se però ci incontriamo con una persona con cui vogliamo mantenere una certa distanza e un certo tipo di formalità, allora la saluteremo con arrivederci. Voglio adesso elencarvi tutta una serie di espressioni molto comuni che gli italiani utilizzano quando incontrano una persona e che seguono solitamente il saluto. Ciao, come va? Oppure ciao, come stai? A queste due domande spesso si risponde direttamente tutto bene, grazie, e tu? Oppure abbastanza bene, grazie, e tu? Oppure non c'è male, grazie, e tu? Quando si incontra qualcuno che non si conosce, spesso ci presentiamo, quindi diciamo ciao oppure salve, io sono Alice, piacere di conoscerti. La risposta è sempre piacere mio, io sono Paolo. Quando si saluta qualcuno in modo formale con la parola buongiorno, spesso l'altra persona risponderà buongiorno a lei. Lo stesso succede con buonasera, buonasera a lei, buon pomeriggio a lei. Quando invece andiamo via ci sono tutta una serie di espressioni che spesso gli italiani dicono, per esempio ciao, ci vediamo oppure ci sentiamo, ciao, alla prossima e buona giornata, ciao, a presto oppure più semplicemente a presto. Possiamo anche dire in una situazione più formale arrivederci e grazie e la risposta sarà grazie a lei. Quando ci congediamo da qualcuno e sappiamo che lo rivedremo molto presto, magari durante la stessa giornata, possiamo anche salutarlo dicendo ciao, ci vediamo dopo oppure a dopo. Attenzione a non confondere la parola addio con lo spagnolo adios. Moltissimi studenti lo fanno. Adios in spagnolo, e spesso e volentieri lo si usa anche in altre lingue, significa ciao, arrivederci, me ne sto andando e ti sto salutando. La traduzione in italiano addio, che è una traduzione letterale, non è una traduzione di significato, non vuol assolutamente dire la stessa cosa. Addio in italiano è quando si saluta una persona per sempre. Si dà l'addio ai defunti, per esempio, si dà l'addio a persone che non rivedremo mai più in vita nostra. Se qualcuno vi dice addio, significa che vi sta salutando per sempre. Addio è definitivo. L'addio si dà a qualcuno che non incontreremo mai più.
Dirsi addio spesso e volentieri si riferisce anche quando due persone si lasciano, si dicono addio perché si sono lasciate e non stanno più insieme. Ci sono poi una serie di saluti più giovanili, molto informali e che sono diventati comuni anche grazie all'uso di messaggistiche istantanee come WhatsApp, Messenger e così via. Spesso ci si saluta anche dicendo ehi, oppure we, oppure weila. Sono tutti modi di dire molto più giovanili e solitamente non si usano mai con persone che non si conoscono o in contesti più formali. Se è molto tempo che non si vede una persona che si conosce, la prima volta che la rivediamo, quando la salutiamo, possiamo anche dire ehi, chi si rivede? Oppure chi non muore si rivede, che è un modo di dire italiano e in pratica significa che è molto tempo che non si vede questa persona ed è passato talmente tanto tempo che si pensava quasi fosse morta. Bene, io spero che questo elenco di saluti possa tornarvi il più utile possibile. Se volete potete commentare qua sotto salutandomi nel modo che preferite e potete magari fare anche lo stesso tra di voi o con i vostri amici e familiari. Grazie mille per essere stati qui con me e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!